Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Ragazzi, quest'oggi vi farò un casatiello facilitato. No. Però è comodo. Sì, è molto comodo perché comunque c'è un bel po' di lavoro in meno e soprattutto con un buon prodotto. Quindi è una ricetta facile. Una ricetta piuttosto facile, esatto. Allora, facciamo il casatiello facilitato, ovviamente a modo mio. Vi dico subito gli ingredienti: 700 g di farina, io uso una farina particolare che è la nuvola, ve la consiglio, però se volete potete fare 350 Manitoba e 350 00. Poi abbiamo 130 g di strutto, l'ho tirato fuori prima in maniera che così è più, ecco vedete, è morbidino, molto untino. Poi 300 ml di acqua calda dove andrò a sciogliere mezzo cubetto di lievito. Metterò un cucchiaino di miele e 2 cucchiaini abbondanti di sale. Poi pepe, io metterò il bianco, voi potete mettere il nero a piacere. Se vi piace, se non vi piace potete anche non metterlo, ok? Questo è quello che riguarda l'impasto, no? La base proprio. Per il ripieno invece abbiamo bisogno di 150 g circa di scamorza, 200 g circa di bacon, 300 g di salame, 200 g di provolone piccante, 75 g di pecorino, 75 g di grana. Tutto ciò che vi ho detto prima, cioè la scamorza, il bacon, il salame e il provolone, sono racchiusi in queste confezioni già fatto a dadini, perfetto per essere inserito nel nostro casatiello. Ovviamente vi servirà una stampa a ciambella, quella per il ciambellone, quella grande, e ben unto con lo strutto. Detto questo, io vado ad iniziare subito con l'impasto. Allora, prendo il mezzo cubetto di lievito e lo sbriciolo dentro l'acqua tiepida calda, ok? Poi metto anche il cucchiaino circa di miele, Per chi non amasse il miele va può bene usare lo zucchero. assolutamente sì, e sciolgo il tutto. Questo è un impasto che potete fare tranquillamente in planetaria, però quest'oggi ho voluto farlo a mano perché tante persone la planetaria a casa non l'hanno, no? E quindi di conseguenza è bene far vedere anche l'impasto a mano. Ci vorrà un po' di più, ma non fa nulla. Metto il mix qui dentro, perfetto, si è sciolto perfettamente, togliamo E adesso vai a impastare. la fede, esatto, e vado prima a impastare un pochino con una spatola, a muovere così con una spatola. Quando l'acqua sia un po' assorbita, la farina, metterò anche lo strutto e andrò a impastare con le mani. Se vi dà fastidio, usate dei guanti di lattice per alimenti, non quelli normali, mi raccomando. Allora ci vediamo a composto impastato. Sì, allora. Eccoci, stiamo impastando, abbiamo aggiunto il pepe, abbiamo aggiunto lo strutto, ora vado ad aggiungere il sale Il pepe è a piacere. a sentimento. Come vedete ci vuole un pochino di più senza la planetaria, però vi posso assicurare che viene benissimo. Volevo dirvi anche questo: le quantità di farina sono giuste in tempi normali, nel senso, se c'è umidità l'impasto risulterà un pochino più soffice, se invece c'è l'aria secca l'impasto risulterà un pochino più duro. Voi non fate altro che aggiungere 20 grammi d'acqua più o meno in base alla morbidezza o la durezza del vostro impasto. Come ve ne accorgete? Ve ne accorgete quando l'impasto è molliccio ma non appiccica troppo, ok? Così.
più o meno ancora devo impastarlo. Lo impastate per un bel po', mi raccomando, una decina di minuti, è un po' faticoso però poi viene bene. Allora, questo è l'impasto che ho impastato in ciotola. Adesso lo vado ad impastare, ho messo un pochino di farina sul piano da lavoro, lo vado a impastare ancora un pochino per renderlo più liscio ed omogeneo possibile e poi lo andrò a mettere in una ciotola coperta con la pellicola in un posto piuttosto caldo o nel forno con la luce accesa per almeno un paio d'ore. Ok? Quindi ci vediamo fra 2 ore. Sì, mi raccomando, impastatelo fino a che non diventa più liscio possibile, ok? È importante. A dopo. Allora, ungiamo una ciotola ben pulita con lo strutto, guardate che bello, già sta lievitando da sé. E lo lasciamo coperto da pellicola, come vi dicevo prima, in un posto piuttosto caldo o nel forno con la luce accesa per almeno un paio d'ore. Ecco qua. Devono fare le pellicole più larghe perché se no non coprono tutto il diametro della ciotola. Ci vediamo tra un paio d'ore. Allora andiamo a vedere il nostro impasto. Beh, direi che è aumentato più del doppio, quindi va benissimo. A questo punto lo togliamo dalla pellicola. Io ho già unto le mani, come potete ben vedere, con lo strutto e vado a formare un bel rettangolo. Se serve mettete un pochino di farina sul piano da lavoro, serve, assolutamente sì. È venuto veramente bello soffice, sono molto molto soddisfatta. Intanto abbiamo unto anche con lo strutto la forma che prenderà il casatiello. Esatto. Come vedete è molto usato. Sì. Allora, mettiamo un po' di farina sotto, un pochino di farina sopra. Così non si appiccica né al piano di lavoro né al mattarello. Questi puntini che vedete è il pepe. Lo specifico tanto per... Così non si sa mai. Esatto. Ok, lo stendiamo bene bene. A rettangolo e ci rivediamo tra un attimo. Eccolo qua, l'abbiamo steso il nostro impasto e a questo punto mettiamo i nostri salumi e formaggi. Proprio così, come se piovessero. Io sapevo che arrivava il ditino malefico. Con quello erano dispari. Certo, sì, tu l'hai contato, vero amore? Sì. Giusto. Mi passi l'altro cortesemente? Grazie mille. Ah, proprio così assecchiata. Come lo metto? Allora, adesso lo andiamo a sbriciolare e a spargere bene in ogni dove, cercando di lasciare un pochino di bordino laterale, ok? Proprio poco poco, perché sennò poi dopo quando lo arrotolate che succede? Che esce fuori tutto l'impasto e insomma voglio dire non succede niente, però poi è poco pratico da maneggiare, tutto là. Mi passi anche il parmigiano e il pecorino? Grazie mille. È bello farcito, Iane, così, Sì, beh sì, ma deve essere così perché sennò di che sa. Sì, ho assaggiato dei casatielli che molto poveri all'interno. Comunque l'odore sì, è buono. A me piace molto questo preparato, devo dire. Mi trovo veramente molto bene. Mi raccomando, lasciate sempre anche uno spazio qui alla fine perché noi lo cominciamo ad arrotolare dal fondo, da qui, in questo modo, con tanta pazienza. Quindi faremo un rotolo. Sì, esatto. Che poi logicamente andremo ad adagiare. Esatto, lo andremo a sistemare poi dopo dentro alla nostra forma da ciambellone per capirci. Questo è quello che dicevo prima. Sì. Inevitabile uscirà qualcosa perché Beh, mentre sicuramente. arrotolate
basta recuperarlo sul piano di lavoro pulito. Che bel serpentone. Eh sì, viene bello grosso, sì. Questo verrà molto molto alto. Eh sì, decisamente sì, ragazzi. Guardate che bello. Lo pinzate così, e questa è la parte che andrà sotto, ovviamente, Ora, dopo che abbiamo pinzato, esatto, dobbiamo sistemarlo, ok? In questo modo qui. Cioè massaggiarlo. Esatto, in maniera che diventa giusto giusto per la nostra forma. Oppela, scusa, me lo ho dato una botta, perdonami. Questo lo sovrapponiamo in questo modo qua. Questa è la parte del poverino che non prenderà praticamente Sì, niente, è vero. No, io sto facendo le prove. Ecco qui, lo ritolgo, lo allungo ancora. Perché mi piace che comunque tutti gli ingredienti poi vadano un po' a tutti. Ecco, ora sì. E la parte, diciamo, pinzata va sotto. Opla. Ecco qui. Perfetto. Adesso pinziamo anche questa. E adesso? E adesso lo lasciamo a lievitare per un bel po'. Deve arrivare quasi al bordo. Quindi a casa vostra sicuramente un paio d'ore basteranno, a casa nostra che fa molto freddo purtroppo no, quindi diciamo tra 3 ore circa. Voi all'incirca un paio d'ore, va bene? Perfetto. Ci vediamo. Sistematelo, mi raccomando, e se volete fate dei piccoli taglietti con le forbici. Ci vediamo dopo. A dopo. Eccoci qua, ha raggiunto il livello che ci piaceva tanto. Io ho messo la pellicola, ma volendo potete anche non metterla, non ce n'è bisogno, tanto è comunque lievita tranquillamente. E adesso a forno già a temperatura, oppela, è caduta la pellicola, a forno già a temperatura 185 gradi, 190, sempre dipende dai forni, forno statico per circa 50 minuti. Se volete potete spennellare la sommità con dell'uovo, io non lo farò e voi invece se volete fatelo, ok? A dopo. È pronto? È pronto, però adesso è incandescente, quindi aspettiamo un pochino e poi ve lo facciamo vedere aperto. A tra poco. È pronto per essere tagliato. È ancora caldo, quindi guardate, ragazzi, che spettacolo. Guardate che meraviglia. La pasta di pane è perfettamente cotta e dentro c'è il ripieno ancora caldissimo. Bello, Ragazzi, noi andiamo a mangiarlo, seguiteci sempre e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti!